Eccoci qua, procediamo con l'apertura della scatola del nostro bel Spark. Quindi innanzitutto è bella pesante e direi che ben impacchettata. Made in China, sappiamo benissimo come vanno le cose. Apriamo qua. Ok, vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, un po' ingombrante. Questo non serve più. Eccoci qua. Questo è il nostro bell'oggettone. Come vedete, questa è la confezione, mostra già l'utilizzo cellulare, tablet e le varie applicazioni e le principali funzioni che sono state annunciate nelle varie promozioni, quindi Smart Gem, la compatibilità con il motore della BIAS, quindi immagino BIAS FX e BIAS Amp, gli accordi, funzione per chitarra, basso e chitarra acustica, ha il cloud, è in Bluetooth, ha una uscita, un'interfaccia USB e il comando vocale. Quindi, se non altro, sono stati coerenti con quanto annunciato. Poi vedremo. Proseguiamo. Eccoci qua. Allora, confezione contenente immagino i cavi eccetera. Vediamo un po' da più vicino. Ok, manuale di istruzioni con un po' di informazioni, alimentazione americana, alimentazione europea, un QR code che poi capirò a cosa serve, trasformatore, come prevedibile si tratta di le solite cose, insomma. Ok, solito polistirolo e la scatola la mettiamo via. Molto bene. Eccolo qua. Ci siamo. Ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Adesso passiamo all'utilizzo con la chitarra. Prima di accenderlo diamo un'occhiata al pannello superiore, vediamo un po' cosa ci offre. Allora, come al solito, come avete visto, abbiamo un selettore dei vari modelli, gain, basso, medio, alto, abbiamo il master, abbiamo le modulazioni, un delay e un riverbero, l'output, l'input della chitarra, l'on-off, il LED di accensione, l'accordatore e il tap tempo e un'uscita cuffie. Dietro abbiamo l'alimentazione, abbiamo l'uscita USB, abbiamo l'aux e il LED del wireless. Il peso è consistente, direi che è abbastanza pesante.
Ok ragazzi, adesso guardiamo passo passo come si installa l'applicazione per interfacciare il tablet o lo smartphone all'amplificatore e vediamo anche poi quali saranno le sue funzioni. Io per comodità utilizzerò il mio tablet che è un iPad 2 mini che utilizzo per BSFX o BSAmp. Allora andiamo sull'App Store, cerchiamo l'applicazione, dovete cercare Spark Amp, potete scaricarla gratuitamente. Nel menu dell'applicazione, come vedete, ci sono un po' di foto, un po' di screenshot di preview delle varie funzioni. È interessante vedere il peso, 450 mega, quindi mi raccomando attenzione. Ed è curioso anche vedere le lingue, fateci caso, perché ci sono solo cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese e inglese. Diciamo che il mercato di riferimento è abbastanza chiaro per ora. Mi raccomando, guardate anche che il vostro smartphone o tablet abbia abbastanza motore per far girare questa applicazione. Come vedete ci sono tutte le varie funzioni previste dall'applicazione in modo che si integri con l'amplificatore e naturalmente qui si andrà a installare la sua bella iconcina. In questa schermata ho messo tutte le applicazioni che utilizzo in ambito audio in ambito portable, quindi tutte con l'iPad: Audio Bus, BSFX, iRig Recorder, il Fiddlicator che sempre nel tutorial utilizzo come IR Loader, BSAmp 2, BSFX 2, il BT Pedal Editor che è il mio editor per controllare il foot switch sempre della Positive Grid, Guitar Pro che non manca mai, Spotify, SoundCloud perché sì, e adesso abbiamo anche Spark. Andiamo ad aprirlo. La prima schermata, una volta aperta l'applicazione, ci mostra la possibilità di iniziare la configurazione, quindi clicchiamo su Get Started. La prima opzione che ci dà è Connect to the Cloud, bisogna inserire le proprie credenziali, nome utente e password, che sono quelle con cui vi siete registrati alla Positive Grid. Il passaggio successivo è quello di collegarsi all'amplificatore, quindi la possibilità è di connettersi oppure selezionare Skip. Noi selezioniamo Connetti. Come vedete in questo momento l'applicazione sta cercando il dispositivo. Una volta che ha trovato il dispositivo l'applicazione ti mostra il collegamento Bluetooth, quindi si tratta semplicemente di andare a impostare nelle applicazioni del tuo dispositivo, che sia esso smartphone o tablet. Innanzitutto il Bluetooth deve essere acceso, naturalmente, altrimenti non funziona. Una volta acceso il Bluetooth, come potete vedere, nell'elenco delle applicazioni appare l'applicazione che avete appena installato e nella ricerca vi offre le varie possibilità. Spark 40 BLE, Spark 40 Audio. Devi selezionare il dispositivo e collegare. La successiva schermata ti mostra che Spark vorrebbe accedere al microfono, naturalmente devi dire di sì. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla prima schermata che mostra sul canale 1 il settaggio preimpostato. Diciamo che la grafica è più simile a quella di altre applicazioni audio che simulano effettistica per chitarra, e in questo caso devo dire che è molto accattivante e molto intuitiva. Il principio è lo stesso di BSFX, i pedali sono i soliti, la catena degli effetti è la solita. Abbiamo la possibilità di selezionare nel menu a tendina i vari suoni che sono già predisposti. Come vedete c'è selezionato hardware, quindi sul canale 1 abbiamo il clean, poi il crunch, l'high gain e il metal. Dopodiché c'è tutto pop, blues, rock, metal, alternative eccetera. Io ho selezionato l'opzione rock e ci sono alcuni settaggi a disposizione. L'opzione metal, stessa cosa, e selezionando a caso Iron Hammer è cambiato il menu, è cambiata l'intera catena degli effetti, l'amplificatore stesso, e quindi qui abbiamo un suono diverso rispetto a quello che c'è preimpostato. Alla sola selezione è possibile semplicemente, modificando i pedali, cambiare l'effetto del suono che esce dall'amplificatore. Quindi noi agiamo sul tablet e agendo sul tablet modifichiamo i suoni dell'ampli, come era previsto che fosse. Qui ho selezionato il Tube Drive, che ricorda tanto il Tube Screamer. In questo caso abbiamo il Digital Delay. Se clicchiamo sul menu sulla sinistra abbiamo una serie di opzioni: hardware setting, le canzoni suonate più recentemente, le canzoni apprezzate, Apple Music, Spotify, il metronomo, i settaggi, feedback e l'help. Allora, se noi clicchiamo sul microfonino si apre questo menu. Spark desidera accedere all'opzione di riconoscimento vocale. Naturalmente anche in questo caso occorre premere ok. E all'interno del menu musica abbiamo le Smart Jam e vari generi
selezionabili. Come vedete sotto 2 note musicali, basta selezionare questo menu per accedere direttamente a questa funzione. Sulla parte del profilo, che è quella a destra, abbiamo il mio profilo ovviamente vuoto perché l'ho appena avviato, con le canzoni che immagino via via andrò a suonare o a sentire. Io ho selezionato precedentemente una backing track Epic Metal, che appare, come vedete, oltre ad apparire la backing track appaiono gli accordi e appaiono anche una sorta di karaoke che passo passo ti mostra a che punto siamo della canzone e quale accordo si sta suonando in quel momento. Se io gli chiedo di suonare Master of Puppets dei Metallica, mi appare un elenco di brani, Master of Puppets Lyric, Master of Puppets Studio Version, eccetera, eccetera, addirittura altre versioni che però mi sembra che siano quelle che vengono da YouTube. E se notate attentamente, nella prima ci sono gli accordi indicati, Si, Mi, Sol, Do. Nelle altre c'è richiesta analisi, mentre nell'ultima, che è quella live, e come sappiamo i Metallica live suonano un semitono sotto, sono indicati gli accordi di un semitono sotto effettivamente. Quindi, ok. Questo è come si presenta il menu di Master of Puppets mentre lo suoni. Sono indicati gli accordi e sono indicati anche il passo passo, gli accordi che vengono suonati man mano che la canzone va avanti. Devo dire che in questo caso non sono accurati. Si tratta semplicemente di indicazioni sommarie di accordi che su un brano molto veloce e molto riffoso, passatemi il termine, come Master of Puppets, tutti questi riff e tutti i passaggi si perdono. Penso che sia inevitabile, anche se sinceramente sono un po' deluso. Adesso proviamo un po' di suoni di fabbrica, cioè quelli che sono già contenuti nello Spark nelle sue varie simulazioni. Lascerò perdere l'acustica, cioè la chitarra acustica e la simulazione di basso, e vado direttamente sul canale clean, che è questo. Allora, i settaggi sono in questo momento gain a ore 12, basso, medie, alte a ore 12, le alte leggermente più spostate verso le ore 1, riverbero, delay e modulazioni a 0 completo, quindi suono molto secco, e se non vedo male il master e l'output, il master a ore 12 e l'output principale leggermente meno di ore 12, quindi settaggio flat completo. Questo è il suono clean che io sto microfonando con un microfono non puntato direttamente sul cabinet, ma puntato a metà strada fra me e il cabinet, perché secondo me è giusto anche che si senta un minimo di audio ambientale. I microfoni puntati direttamente sulle casse, a parte che basta 1 millimetro a destra o a sinistra per cambiare completamente il suono, anche del microfono ambientale, ma secondo me non sono molto attendibili come test, perché ognuno di noi ha un proprio microfono, ognuno di noi ha un proprio ambiente, una propria acustica, di conseguenza questo è il suono che io sento e che vi riesco ad offrire. Vedrò se poi editarlo in maniera, come dire, un po' più particolare, precisa, per togliere eventuali difetti quando risentirò il video. Però comunque il test, l'ascolto va fatto in stanza, quindi non ci sarà mai nessun video dimostrativo e fidatevi di me, non esiste nessun demo su YouTube che restituisca il suono che l'autore del video stesso sta sentendo in quel momento. Quindi prendete il suono per quello che è e fidatevi, siete costretti, delle mie parole. Allora, questo è il clean. Allora, il suono che io sento è molto bello, è molto presente in tutte le sue frequenze, si sente molto bene sia nelle basse che nelle medio-alte. Mi piace perché è abbastanza squillante, non so se riuscite a sentirlo, ma è un suono clean che davvero mi piace tanto. Provo ad abbassare un po' la dinamica, ovvero ad abbassare il volume della chitarra. Non so se riuscite a sentire.
ma il suono è buonissimo, nel senso che risponde bene alla dinamica. Proviamo a pestare un po' di più, un po' di meno sulla corda. Prendo una corda al 12° tasto, la corda di Sol, e quindi suono proprio un Sol. Direi che si sente molto bene. Aggiungo un pochino di riverbero. Forse un po' troppo. Caspita, è posizionato forse a un quarto, neanche un quarto, eppure il riverbero è veramente altissimo. Sentiamo. Provo a contare i secondi in cui io lo riesco a sentire. Ok, siamo sui 6-7 secondi, che è un riverbero lunghissimo ed è solo a un quarto. Adesso sono curioso, lo metto al massimo. Riverbero a bomba. Allora, la durata è leggermente superiore a quella di prima, ma il suono è molto più caldo. È un riverbero quindi che non aumenta la dimensione, diciamo, della stanza, ma aumenta il corpo del suono. Mi piace veramente tantissimo. Mi piace tantissimo perché mantiene la punta iniziale del suono, nonostante il riverbero sia al massimo, e ha una coda lunghissima, che però non è un delay. Provo adesso ad aggiungere il delay e lascio il riverbero a poco più che 0. Fa il suo lavoro. Provo ad aumentarlo. Siamo a 3/4. Mi piace. Ora lo spengo completamente e provo ad aggiungere un po' di chorus. Vado direttamente a metà. Qua siamo in anni 80 pesanti. Questo è proprio il suono delle ballad di ormai 30 anni fa. E anche questo è un bel suono. Direi che posso spegnere gli anni 80 e possiamo passare al suono successivo, che è il Glassy. Settaggi identici a prima, con lo stesso riverbero di prima. Personalmente è un suono che mi piace da impazzire questo, perché è a metà fra il crunch vero e il clean, e secondo me offre una miriade di possibilità di suono e di
combinazione con altri strumenti, altri generi, veramente mi piace tantissimo. Va bene per arpeggi. Veramente mi piace tanto. Proviamo, mantenendo questo suono, a pennare un po' su degli accordi. Si sporca, ma non perde di nitidezza, non perde di identità il suono. Proviamo con un suono un po' più tagliente. Stessa cosa. È veramente squillantissimo, molto molto medioso, ma medioso in senso positivo, cioè buca, si sente. Non è un imbuto, anzi è il contrario, è proprio veramente bellissimo. Proviamo ancora la dinamica, metto il pick up a metà, sentiamo, provo a pestare piano. Direi che il suono veramente è notevole. Passiamo alla versione successiva. Qui siamo in ambiente crunch, quindi il gain comincia a fare un po' più il suo lavoro. Sentiamo. Allora, con accordi aperti il suono si sporca molto e il gain è a metà, Il gain è veramente a metà. Proviamo con i power chord. Si presta un po' di più. Però va bene. Diciamo che a parità di settaggi, questo mi sembra un po' più aperto sulle alte. Probabilmente all'interno l'amplificatore virtuale era già stato preimpostato con le alte un po' più spinte. Adesso aumento il gain e lo porto a 3/4. Allora, per ora di questi è forse il suono che mi piace di meno, perché mi sembra troppo veramente aperto sulle altissime e poco ciccione. Provo a dargli un po' più di ciccia tirando sulle basse. Molto meglio, per me, a mio gusto molto meglio. Stesso lavoro di dinamica, anzi in questo caso abbasso la manopola del volume al limite del clean. Devo dire che così è paradossalmente più bello di prima. Siamo a metà fra il glassy di prima e il crunch di adesso. Questo è molto bello perché volendo uno si può mettere sul crunch, abbassare il volume e passare semplicemente utilizzando il volume della chitarra da questo quasi clean a alzo il volume. Ho fatto questo test del volume e della dinamica anche negli altri video tutorial che ho fatto, quello proprio di questa chitarra, perché secondo me
più che i 1000 effetti possibili e immaginabili che ci possono essere, conta questo, conta come la chitarra reagisce all'amplificatore e al plettro, e come l'amplificatore reagisce alla chitarra e al plettro. Perché è qui che si fa il suono, non è tanto nel 1000 effettoni che non vi farò neanche vedere, tutti i pedali possibili e immaginabili, certo sono importanti, ma se non c'è questo l'amplificatore è inutile o suona comunque male, non ne vale la pena. Rimetto i settaggi a ore 12 e adesso mi posiziono su quello successivo che è, credo, sì, è l'high gain. Quindi mi aspetto che questo suoni un po' più forte di quello precedente. Mamma mia! Questo è un suono stupendo, pazzesco. È bellissimo, questo è il suono più bello in assoluto fra quelli che ho sentito finora. È netto, nitido, è chiaro, è fantastico. Veramente bellissimo. Provo anche qui ad abbassare la manopola del volume. Posizione pick up. Resta la cattiveria, si sente. Se poi se pesto con il plettro con questo volume della chitarra, vediamo cosa succede. È un bel crunch, molto bello, ma se aumento al massimo è uno spettacolo. Veramente, veramente bellissimo. Stupendo, stupendo. Andiamo al metal. Sentiamo un po'. Allora, questo metal, secondo me, non è tanto metal. È un high gain pompato ulteriormente. Mi sembra... Mi sembra un metal molto hard rock, che va bene forse per quei generi un po' a metà fra... Quelle canzoni, scusate, a metà fra i generi. Però è bello, cioè sicuramente un bel genere. Sicuramente è un bel suono. Vediamo come reagisce alla dinamica. Piano e poi forte. Direi che si sente molto bene. Anche a livello di registro alto delle note il suono è molto, molto presente. Non faccio degli assoli o delle shreddate per due motivi. Uno, non sono all'altezza. Due, conta il suono, non conta le mie capacità. Io odio le demo in cui i chitarristi fanno sfoggio delle loro abilità tecniche e non fanno sentire il suono dell'amplificatore. Adesso posso cominciare a provare a impostare dei suoni prendendoli dall'applicazione. Quindi attivo, come vedete adesso è spento, attivo l'applicazione, mi dice di collegare come abbiamo visto prima. Ok, si sta collegando.
si è connesso. Partiamo per genere. Qui siamo sul pop. Come potete vedere. Si vede un po' riflesso, chiedo scusa. Perché di fronte ho il Mac con Logic. E andiamo a prendere questo Sweet Memory. Sentiamo. C'è un delay attivo. Allora, attenzione, in questo momento i settaggi che ho qui comandano e vincono su quelli dell'amplificatore che è qui di fianco a me. Quindi, anche se la manopola del delay nell'amplificatore è spenta, in questo caso il delay è acceso. Ok? Vince questo sull'amplificatore. Io adesso piloto tutto da qua. Tanto è vero che a livello di selettore del suono è ancora impostato su metal, ma noi stiamo sentendo un clean. Aggiungo un overdrive. Faccio la prova della dinamica un secondo. Direi che si sente molto bene. Cambiamo amplificatore. Non ve li faccio sentire tutti naturalmente perché sennò c'è da impazzire. Andiamo sul rock e scegliamo questo. Allora, le opzioni sono Mother Stone, Crazy Crew, Dark Soul e British Accent. Scegliamo Dark Soul, che non so cosa sia. Allora, questa è la visualizzazione. Abbiamo un noise gate acceso, un overdrive acceso, un reverbero acceso e un amplificatore con il gain poco più che ore 12, il basso molto tagliato, le medie molto presenti e le alte frequenze a ore 12. Il volume a sua volta è a ore 12. Sentiamo. Mamma mia, che bomba! È bellissimo. È stupendo, è veramente stupendo. Io non so che dire, è veramente, veramente bellissimo. Cambiamo genere, andiamo sul quello che tutti state aspettando, cioè il metal. Scegliamo, qui abbiamo Iron Hammer, Millennial Lead, EV Axe e Dual Train selezionabili fra quelli diciamo già presenti. Scegliamo il primo a caso. Qui abbiamo un compressore, un overdrive spento, abbiamo acceso semplicemente un compressore e un gate. Vediamo un po' come si sente. Questo è metal. Questo è il suono che intendevo quando prima ho attivato il metal nelle impostazioni, nei preset, diciamo. Se io ci aggiungo anche l'overdrive, immagino. Ecco che interviene il noise gate. È bellissimo, ragazzi, non avete idea, è veramente bellissimo. Questo sì che è
veramente è un bel suono, io sono molto contento per ora. Andiamo nel cloud, adesso vediamo come, cosa possiamo trovare. Allora, vabbè, già qui sono su All. Avendo fatto login prima sono già loggato naturalmente nel cloud dello Spark e vedo già delle impostazioni selezionabili tipo Fender Bender, Classic Marshall, Hetfield 1988, Metallica, Petrucci Bias, Rat Rod, Angle, Shine On Crazy Diamond Clean, wow. Proviamo Gilmour, sentiamo un po' questo, magari fa schifo, eh. Già il fatto che ci sia... Scusate. Già il fatto che ci sia questo effetto... Allora, in questo momento lo sto suonando dal cloud. Non l'ho scaricato. Sto andando avanti, avanti, avanti. Ok, chiunque l'abbia fatto ha un po' esagerato. Però è il bello del cloud, puoi trovare amplificatori veramente fatti bene come amplificatori diciamo un po' fatti superficialmente. Proviamo questo Eevee Orange. Wow. Qua sentite l'autore deve aver impostato un noise gate molto forte perché il suono viene troncato brutalmente. Troppo brutalmente. Comunque direi che le possibilità sono veramente tante. Adesso seleziono di nuovo il mio Iron Hammer, che è quello in cui ero posizionato prima. Anzi, proviamo il Millennial Lead. Bel suono. E adesso proviamo a utilizzarlo con una backing track. Quindi io mi posiziono qui. Ho le backing track che mi si aprono. Scegliamo la backing track Epic Metal Ballad, che uscirà da lì. Ci sta pensando. Non è molto rapido da questo punto di vista. Vediamo se magari ho selezionato giusto io. Ok, adesso si sta caricando. Come vedete, dunque, basta così. Direi che si sente veramente molto molto bene. Proviamo un comando vocale. Play a Guns N' Roses song. Ha funzionato. Mi ha proposto November Rain, Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, Patience, Don't Cry, Paradise City. Quindi, ok, funziona. E ok, devo ancora capire come funziona la famosa modalità
della gem automatica. Magari per questa dedichiamo un video apposta. Comunque, per quello che ho potuto provare fino adesso, il suono è veramente bellissimo. Io sono contentissimo, considerando che sta suonando a un livello di potenza, di uscita ancora piuttosto basso per quello che è il suo parametro, perché ripeto, il suono è a poco meno di, anzi scusate, un poco più di un quarto, e io lo sento veramente forte. Non so bene quanto spingendolo al massimo il suono mantenga la sua identità e non degeneri. Potrebbe accadere, di solito accade con gli ampli piccoli, quindi non credo che si possa utilizzarlo in contesti live, se non in situazioni molto molto chiuse, molto piccole, ma non credo proprio. Non ha un line out, quindi non può essere usato come testata, e questo io me lo aspettavo perché l'ho visto nelle sue specifiche, ma capisco anche la Positive Grid. Se avessero fatto un line out diventava una testata a tutti gli effetti, e il loro prodotto in quel settore, cioè Bias Head o Bias Head, non avrebbe più avuto senso di esistere. Quindi capisco perché non l'abbiano voluto mettere. Abbiamo visto che ha un'uscita USB. Questa uscita USB immagino possa essere utilizzata per registrare, per entrare in un computer, quindi volendo si può utilizzare questo amplificatore come testata passando ovviamente da un personal computer. So che per molti di voi sarà una bestemmia, un'eresia, ma per me personalmente non c'è nulla di male, anzi è il futuro, e come al solito secondo me bisogna guardare più avanti che indietro. Ok, questo è quanto. Adesso metto giù la chitarra e facciamo 2 considerazioni finali. Allora, l'ampli per me è bellissimo, promosso a pieni voti, ha una facilità di utilizzo straordinaria, è intuitivo al massimo, l'applicazione è di utilizzo istantaneo, anche di configurazione istantanea, ci ho messo veramente pochi istanti a configurarla, e soprattutto suona veramente bene. Passerò ore, settimane a testare i vari suoni che ci sono a disposizione fino a fare il mio setup completo, ma devo dire che anche solo con quelli che sono già presenti, con qualche piccola modifica in quelli magari di tonalità più clean e più metal, ma a parte questo, volendo uno potrebbe già utilizzarlo così. La funzione delle backing track è fantastica. Quante volte abbiamo dovuto accendere il nostro ampli, aprire YouTube sul computer e dover suonare sopra, quindi accendere 2, 3, 4 cose contemporaneamente, quindi anche le casse, bla 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 bla. In questo caso presa della corrente, chitarra nell'amplificatore, comando vocale, ovviamente tablet o smartphone, ed è tutto lì. Chiunque insegni chitarra non può prescindere da questo strumento. Chiunque suoni la chitarra prevalentemente in casa, secondo me oggi non può prescindere da questo strumento o dai cloni che usciranno, e credo che ne usciranno, perché se la Positive Grid fa un buon lavoro di marketing e riesce con qualche endorsement a far conoscere questo strumento, penso che possa segnare un grosso cambiamento nell'utilizzo della chitarra a livello, diciamo, non professionale. Sono contentissimo, veramente sono contentissimo, suona da Dio, e c'è un'uscita cuffie che ovviamente salva i rapporti con i vicini di casa, con mogli o mariti o fidanzate o fidanzati, quindi volendo si può escludere completamente qualsiasi altra periferica, qualsiasi altra complicazione, computer, stereo, eccetera, ed è tutto lì e io sono contentissimo, è uno degli acquisti migliori che abbia mai fatto, sono veramente contento. Spero che questa demo vi possa essere stata d'aiuto. Io sono a disposizione, mi trovate su Facebook come utente tra i tanti della pagina Facebook Guitar Up, dove ci sono tanti smanettoni come me, e altrimenti ogni tanto mi troverete su questo canale. Io non sono uno youtuber di quelli che aggiornano settimanalmente il loro canale con nuovi video, carico contenuti quando ritengo che sia necessario caricarli, e quindi ci vedremo ancora qui, o se no ci vediamo su Facebook sulla pagina Guitar Up, dove tra l'altro ci sono utenti sia di nazionalità italiana sia di altre nazionalità, quindi c'è un confronto molto aperto con tante persone, molto, molto interessante.
Quindi saluti ragazzi, ciao ragazzi, ci vediamo sulla pagina, e a tutti gli altri grazie mille per aver seguito il mio video. Alla prossima.